Sicuramente nel corso degli anni avrete sentito parlare del famosissimo e soprattutto presunto caso di plagio da parte della Disney nei confronti di Kimba, il leone bianco, per la realizzazione del Re Leone. Un caso che ha trasformato anche la più piccola somiglianza tra due opere in una vera e propria caccia alle streghe. E recentemente mi sono imbattuto in un'altra teoria, forse meno mainstream, ma che dilaga ormai sul web da ben 25 anni. Di cosa sto parlando? Beh, secondo molti, Atlantis, l'impero perduto, avrebbe copiato Nadia, il mistero della pietra azzurra. Ma questa volta la questione è molto più interessante di quanto possa sembrare. Salve gente, benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Oggi andremo alla riscoperta di due opere incredibili e accomunate non solo da fonti di ispirazione comuni, ma purtroppo anche dalle accuse di plagio mosse da moltissimi fan. Per questo video, oltre alle solite ricerche, mi sono andato a rivedere non solo Atlantis, ma anche tutti e 39 gli episodi di Nadia, che almeno in teoria dovreste trovare su Prime Video e senza censure. Il tutto per cercare di rispondere a una domanda che affligge da ben più di 20 anni una moltitudine di fan di entrambe le opere, ovvero la Disney ha davvero copiato Nadia il mistero della pietra azzurra? Prima di avventurarci in questo fantastico viaggio alla riscoperta di Atlantide, però vi chiedo di iscrivervi al canale, commentare per smuovere un po' l'algoritmo e magari lasciare anche un bel like. A voi non costa nulla, ma a me sarebbe di grandissimo aiuto e supporto, non solo per far crescere il canale, ma anche per darmi la possibilità di portare più contenuti e soprattutto di maggiore qualità. Vi ricordo inoltre che da poco ho anche aperto un canale Twitch dove porto gameplay di titoli inerenti a ciò di cui parliamo qui su YouTube, nonostante i vari problemi tecnici che ho affrontato solo in 3 live, dall'audio del gioco non funzionante a temperature così alte da far laggare la live e un controller con un tasto rotto di cui mi sono accorto soltanto dopo 1 ora e mezza. Già. Ma hey, l'importante è non arrendersi, no? Comunque, vi ho già annoiati abbastanza, quindi tuffiamoci insieme in questo dedalo di ispirazioni comuni, somiglianze e presunti plagi. Per iniziare al meglio, direi di partire proprio dalle presunte prove a favore di questa teoria. E per trovarle, non è nemmeno troppo difficile, cioè basta una veloce ricerca su Google per trovarsi davanti centinaia se non migliaia di articoli che mostrano sempre gli stessi frame affiancati e messi a confronto. Tra questi troviamo spesso un ciondolo luminoso, una principessa dai tratti esotici con poteri legati a una civiltà perduta, un ragazzo nerd con occhiali tondi e un papillon rosso, un sottomarino guidato da un equipaggio multietnico, Atlantide. Viste così, le somiglianze sembrano molto più di una semplice coincidenza. Coincidence? I think not! Internet d'altronde funziona esattamente così, cioè qualcuno mette 2 frame affiancati, qualcun altro ne evidenzia un dettaglio in comune e il nostro cervello fa il resto. Perché vedete, il cervello umano ama trovare schemi, anche quando questi in realtà non esistono. È una nostra peculiarità, diciamo. E davanti a confronti del genere è quasi inevitabile esclamare frasi come "ma è identico, è palese, non può essere una coincidenza". E in effetti, a prima vista, guardando solo queste immagini, sembra davvero difficile negarlo. Ma fermiamoci un attimo, perché per stabilire se qualcosa sia stato davvero copiato, dobbiamo prima capire cosa stiamo guardando. Sia Nadia che Atlantis, infatti, sono accomunate non solo dal mito di Atlantide, ma da qualcosa di decisamente più recente rispetto a un antico mito greco, ovvero le opere di Jules Verne, uno dei padri della fantascienza moderna e delle avventure per ragazzi, un autore che ancora oggi continua ad essere adattato, citato e reinterpretato. Pensate a opere come Viaggio al centro della Terra, Dalla Terra alla Luna, L'isola misteriosa, 20.000 leghe sotto i mari o ancora Il giro del mondo in 80 giorni. All'interno delle sue opere, Verne raccontava di mondi nascosti sotto la superficie terrestre, di civiltà
abilità avanzate dimenticate dal tempo, di esplorazioni impossibili rese possibili grazie alla tecnologia. Alcune delle sue invenzioni, come il sottomarino del capitano Nemo, erano talmente avanti rispetto al proprio tempo da aver ispirato realmente futuri scienziati e inventori. Eppure, nonostante l'avere una fonte di ispirazione comune dovrebbe già bastare a far desistere gli accusatori di plagio, le somiglianze tra queste due opere continuano ad essere, almeno secondo molti, fin troppo consistenti e specifiche. Quindi facciamo una cosa, analizziamole per davvero e non come semplici frame affiancati. Partiamo da un dettaglio che spesso viene ignorato. Gli stessi creatori di Atlantis hanno dichiarato apertamente di essersi ispirati a opere come Il Gigante di Ferro, Star Wars e soprattutto alle serie e film di Hayao Miyazaki. E vedete, qui il discorso si complica un po', perché Nadia nasce proprio da un'idea iniziale di Miyazaki negli anni 70. La Toho infatti gli aveva chiesto di realizzare una serie ispirata direttamente ai romanzi di Jules Verne, ma all'epoca non se ne fece più nulla, almeno fino alla fine degli anni 80, quando la Toho si accorse di detenere ancora i diritti sull'opera e decise quindi di affidarla alla Gainax sotto la direzione di un giovane Hideaki Anno, alle prese con il suo primo vero ruolo da regista di una serie. E Miyazaki, a sua volta, aveva già lavorato su temi e personaggi molto simili in opere precedenti, come ad esempio Conan, il ragazzo del futuro, o Laputa, il castello nel cielo, e persino nel design e nell'etica di personaggi come Nausicaa. Capite quindi che se Atlantis si è ispirato a Miyazaki e Miyazaki è uno dei padri indiretti di Nadia, beh, non stiamo più parlando di copia, ma di genealogia. E se tutto questo ancora non vi convince, tranquilli, c'è ancora molto di cui discutere. Iniziamo da Jeanne e Milo. Entrambi ragazzi brillanti, occhiali rotondi, papillon rosso. Cioè, sono lo stesso personaggio, no? È chiaro. Non esattamente. Diciamo che qui entriamo in un territorio diverso dal plagio, ovvero quello dell'archetipo. Ma cos'è un archetipo? Cioè, è una parola che usiamo spesso, la sentiamo ancora di più, ma sappiamo davvero cosa significa? Beh, un archetipo è un modello originale, universale e ricorrente che rappresenta un'idea, un personaggio o uno schema di comportamento che si ripete nel tempo e nelle culture. Il concetto è stato reso famoso dallo psicanalista svizzero Carl Gustav Jung, secondo cui gli archetipi sono immagini e simboli presenti nell'inconscio collettivo dell'umanità. Secondo Jung, infatti, indipendentemente dall'epoca o dal luogo, gli esseri umani tenderanno sempre a creare gli stessi personaggi e le stesse storie. E in questo caso il giovane studioso idealista è un topos dell'avventura ottocentesca. Il design di Jeanne e Milo quindi nasce proprio dallo stereotipo di quel modello lì. Pensate al personaggio di Daniel Jackson in Stargate. Cioè, vi ricorda nessuno? E soprattutto, al di là di qualche frame comparativo, Jeanne e Milo sono due personaggi completamente diversi. Jeanne è un inventore, entusiasma, è il simbolo dell'ottimismo, mentre Milo è un linguista, insicuro, accademico e letteralmente simbolo della disillusione. Cioè, visivamente possono anche sembrare simili, ma narrativamente sono quasi all'opposto. Per non parlare del fatto che, contrariamente a Jeanne, Milo indossa il papillon rosso solo all'inizio del film, in quanto fa parte della propria divisa accademica. Per quanto riguarda Kid e Nadia, invece, il confronto si fa ancora più superficiale. Entrambe, infatti, sono principesse esotiche, portano un ciondolo luminoso al collo, hanno dei vestiti simili e gioielli. Ma ragazzi, il design di Nadia richiama deliberatamente la fisionomia africana, tant'è che nella serie Nadia stessa pensa di provenire dall'Africa. Inoltre, secondo alcune fonti, era stata originariamente pensata per avere i capelli afro, ma non si sa bene se per reali motivi tecnici o di possibile censura abbiano deciso di cambiare il design.
Inoltre vorrei ricordarvi che Nadia ha passato quasi tutta la sua vita a lavorare in un circo come acrobata e quelli che indossa sono tecnicamente i suoi vestiti da lavoro. Per quanto riguarda Kida e gli Atlantidei della Disney in generale, questi hanno invece un'estetica che richiama fortemente le culture mesoamericane. E sorpresa sorpresa, anche loro non sono bianchi. L'idea della principessa non occidentale legata a una civiltà perduta, inoltre, anche qui non è frutto di una copia, ma di uno stereotipo narrativo legato all'esotismo avventuroso. In pratica, un altro archetipo. E poi c'è il confronto tra i due sottomarini, che io questo veramente, ragazzi, non so nemmeno se valga davvero la pena esprimersi, cioè basta aver visto entrambe le opere per capire che stiamo decisamente forzando il paragone. A parte che il mezzo guidato dal capitano Nemo in Nadia non è nemmeno un vero sottomarino, ma una navicella spaziale riadattata. Ma se vogliamo davvero parlare di design, sappiate che la Disney già nel 1954 aveva prodotto 20.000 neghe sotto i mari. E se guardate il design del Nautilus, vi accorgerete che Atlantis guarda molto più a quell'estetica che a quella decisamente più spaziale e futuristica di Nadia. E l'equipaggio multietnico, anche in questo caso, è frutto di stereotipi e archetipi di quegli anni. E per spezzare una lancia in favore della Disney, trovo decisamente più sensato l'equipaggio multietnico di Atlantis rispetto a quello del Nautilus di Nadia, ma questo è solo il mio parere. Come dite? C'è comunque il ciondolo alimentato da un'energia misteriosa usato come chiave per riattivare una civiltà perduta? Sarete sorpresi nello scoprire che anche questa non è una novità. Avete mai sentito parlare di Esteban e le misteriose città d'oro? No? Tranquilli, non siete gli unici. È un anime franco-giapponese prodotto dalla Pierrot quasi 10 anni prima di Nadia. E la storia ruota intorno a Esteban e Lia, giovane ragazza di origine inca, entrambi in possesso dei medaglioni del sole, in grado di riattivare tecnologie mesoamericane avanzatissime, come ad esempio una nave che va a energia solare, il tutto ambientato all'epoca dei conquistadores spagnoli. Vi ricorda niente? Il ciondolo quindi non è altro che un MacGuffin classico dell'avventura. Ci tengo inoltre a farvi notare come, contrariamente a Nadia, dove esistono praticamente solo 2 pietre, in Atlantis ogni singolo cittadino di Atlantide possiede un frammento del cristallo. E infine parliamo del trio formato da Grandis, Hanson e Sanson, che nei primi episodi sembrano quasi il prototipo di Jesse, James e Meow del Team Rocket, mezzi bizzarri inclusi. Quindi che facciamo? Accusiamo The Pokémon Company per plagio? Ma ovviamente no, anche perché qui non parliamo di copia, ma dell'ennesimo archetipo, in particolare un archetipo dell'animazione giapponese che risale addirittura alla serie Time Bokan degli anni 70. Ora, il problema principale è che quello che molti chiamano plagio è in realtà un insieme di archetipi condivisi, topos narrativi ricorrenti e immagini culturali che si intrecciano da oltre un secolo. Purtroppo però, per quanto interessante, tutto quello di cui abbiamo parlato non risponde ancora alla domanda più importante. Perché anche ammettendo radici comuni e accettando archetipi condivisi, le 2 opere raccontano davvero la stessa storia? Qui iniziamo a entrare nel cuore del discorso, perché se fino ad ora abbiamo parlato restando in superficie, adesso è arrivato il momento di inabissarci molto più in profondità e capire davvero cosa raccontano Nadia e Atlantis. Almeno inizialmente, Nadia e il mistero della pietra azzurra comincia come una delle più classiche storie verniane. È il 1889, durante la Mostra Universale di Parigi, Jean, un ragazzino geniale che sogna di costruire aerei, incontra Nadia, una ragazza misteriosa con un leoncino e un pendente blu. Insieme inizieranno un'incredibile avventura per scoprire le origini di Nadia e seminare i 3 furfanti che vogliono rubare il Blue Water, il misterioso ciondolo che Nadia porta al collo. Andando avanti con la serie, però, ci si rende presto conto che questa non è una semplice avventura di formazione per ragazzi, ma una vera e propria riflessione sulla condizione umana.
Jeanne, infatti, incarna l'entusiasmo del progresso, costruisce invenzioni miracolose e rappresenta letteralmente l'idea ottocentesca che la tecnologia sia il culmine dell'ingegno umano. Nadia invece è letteralmente il suo opposto. È cresciuta in un circo, diffida dagli adulti, odia la violenza in tutte le sue forme, si rifiuta di mangiare carne ed è fermamente convinta che la natura sia più pura della civiltà umana. Questa opposizione genererà ovviamente contrasti potentissimi durante il corso della serie, mettendo a confronto idealismo e cinismo, vegetarianismo e carnivorismo, tecnologia e natura, infanzia ed età adulta, ma porteranno anche inevitabilmente a continui dilemmi morali. A bordo del Nautilus, infatti, ci si domanda più volte se sia legittimo sacrificare vite umane per il bene della missione. Ma poi succede qualcosa. La serie infatti comincia a espandere la propria lore, viene introdotto l'impero di Neo-Atlantide, Nadia scopre di non essere umana ma l'erede di una civiltà extraterrestre e che il ciondolo Blue Water che porta al collo non attiva semplicemente la tecnologia atlantidea, ma è anche la chiave che permette di controllare le antiche armi di Atlantide. Vengono inoltre introdotti temi come la manipolazione genetica, viene addirittura svelata l'origine stessa dell'umanità. La storia comincia così a prendere una strada diversa rispetto a quella iniziale, avvicinandosi sempre di più al Verne più pessimista e disilluso, quello degli ultimi anni, molto meno fiducioso nel progresso e molto più critico verso il futuro dell'umanità. Un Verne che disprezza apertamente il colonialismo e la schiavitù, che teme la facilità con cui gli esseri umani arrivano a uccidersi tra loro, che guarda con sospetto la tecnologia sempre più spesso usata per la guerra e che denuncia la crudeltà dell'uomo verso gli animali. Temi che, a distanza di anni, sono più attuali che mai. Non a caso Nadia viene spesso definito un anime dalla duplice identità. Da un lato, infatti, abbiamo un'avventura per ragazzi piena di comicità, inseguimenti, personaggi sopra le righe, ma dall'altro troviamo invece un racconto molto più oscuro, una sorta di proto-steampunk intriso di anticolonialismo, antimilitarismo e riflessioni sul futuro dell'umanità. Il capitano Nemo, per esempio, non è un semplice esploratore eroico. Dietro di lui, infatti, c'è molto del Nemo originale di Verne, un principe indiano con un profondo odio per l'imperialismo britannico, qui sostituito con l'impero di Neo-Atlantide. L'anime però lo reinterpreta facendone un leader severo ma tormentato, il cui design si ispira direttamente e apertamente da Captain Harlock e Bruno J. Global di Fortezza Superdimensionale Macross. A questo si aggiungono inoltre i riferimenti biblici e mitologici, come ad esempio la Torre di Babele o l'Arca di Noè. Ed è proprio dalla manipolazione genetica e dai riferimenti biblici che nascono i tanti parallelismi con Evangelion. Nadia, infatti, anticipa molti dei temi trattati successivamente da Anno nella sua opera più importante, come ad esempio i protagonisti costretti a salvare il mondo mentre affrontano l'angoscia della crescita, il rapporto complicato con i padri, il peso di un potere devastante, l'idea e la ricerca costante di un senso per la propria esistenza. Alla fine dell'anime, Nadia comprende finalmente che il bene e il male non sono assoluti e che le persone possono compiere atti orribili, ma al tempo stesso redimersi. È una conclusione dolce e amara che ci ricorda come la vita sia fatta di domande senza risposta, che l'ambiguità morale fa parte dell'esperienza umana e che, come dice Nemo, l'unica cosa che possiamo fare è vivere qualsiasi cosa accada. E a questo punto la domanda diventa inevitabile, perché se Nadia ci racconta tutto questo, Atlantis di che parla? Se Nadia prendeva spunto dal Verne più pessimista, Atlantis, l'impero perduto, nasce
quasi per reazione al rinascimento Disney degli anni 90. Non a caso l'idea germoglia già nel 1996, subito dopo il gobbo di Notre Dame. Durante una presunta cena in un ristorante messicano, infatti, i registi Gary Trousdale e Kirk Wise, insieme al produttore Don Hahn e allo sceneggiatore Tab Murphy, si misero a ricordare i film d'avventura della loro infanzia e si resero conto che quei live action non li faceva più nessuno. Così iniziarono a parlare della possibilità di realizzare un film animato che potesse stare accanto a Indiana Jones, la famiglia Robinson, e spinti quindi dal desiderio di rompere con la formula del musical disneyano, iniziarono a costruire un nuovo mondo. La produzione fortunatamente iniziò senza troppi problemi. Inoltre, una cosa che mi fa sempre molto ridere è il fatto che la produzione indossava delle magliette con lo slogan "meno canzoni, più esplosioni". Vi prego, regalatemene una. E dopo un primo abbozzo iniziale ispirato a Viaggio al centro della Terra di Verne, decisero di inventare invece una storia totalmente originale sulla leggenda di Atlantide. Inoltre, per dare al film un'identità visiva molto forte, venne coinvolto addirittura Mike Mignola, il celebre creatore di Hellboy. I suoi volti angolari, le mani quadrate e l'uso di ombre profonde e colori brillanti influenzarono letteralmente ogni frame. Perfino l'equipaggio multietnico riflette l'amore di Mignola per i gruppi scalmanati di avventurieri. Inoltre, per rendere la civiltà di Atlantide più credibile, venne ingaggiato addirittura Mark Okrand, il linguista che aveva creato il Klingon per Star Trek. Cioè, ora riuscite ad immaginare l'enorme lavoro di world building per un singolo film di animazione? Atlantis si ambienta nel 1914. Il protagonista è Milo, un linguista e cartografo della Smithsonian, che purtroppo viene costantemente umiliato per le sue folli teorie su Atlantide. Verrà però contattato presto dall'eccentrico milionario Preston Whitmore, che sì, assomiglia molto al nostro carissimo John Hammond, e che inviterà Milo per partecipare a un'impresa folle: trovare Atlantide. A bordo dell'enorme sottomarino Ulysses, Milo incontra l'equipaggio più strano che la Disney abbia mai creato. Il comandante Rourke, la glaciale Helga, il demolitore Vinny, la meccanica Audrey, il dottor Sweet, il geologo Molière, il cuoco Cookie e la radiofonista Packard. Arrivati negli abissi, però, vengono attaccati da un gigantesco mostro meccanico chiamato il Leviatano. Il sottomarino viene così distrutto, ma parte dell'equipaggio sopravvive e si inoltrerà nelle grotte sotterranee. Quando finalmente raggiungono Atlantide, però, scoprono che la città è abitata e che è alimentata da una strana fonte di energia. Milo conquisterà in seguito la fiducia della principessa Kida, leggendo antichi murali e rivelandogli come riattivare l'antica tecnologia atlantidea. Rourke però rivelerà che il gruppo è in realtà una banda di mercenari e cacciatori di tesori. L'obiettivo è quindi adesso quello di rubare il cuore di Atlantide e venderlo in superficie. Quando Kida viene però posseduta o fusa o posseduta, non so qual è il termine esatto in questo caso, comunque si fonde praticamente col cristallo, l'equipaggio si spacca. Molti mercenari infatti cambiano schieramento, mentre Rourke fugge con Kida ormai fusa al cristallo. La battaglia finale culmina con la distruzione del villain e il salvataggio in extremis di Atlantide, con non poche citazioni a Il Gigante di Ferro. Milo inoltre decide di restare ad Atlantide proprio come Daniel in Stargate, mentre i suoi compagni tornano a casa con ricordi, ma soprattutto tanto, ma davvero tanto oro. Ora, nonostante l'apparenza di un'avventura pulp, Atlantis affronta temi piuttosto maturi. La storia evidenzia le conseguenze del colonialismo e della ricerca di potere. Il re di Atlantide, infatti, ammette di aver abusato del cristallo e di aver causato l'inondazione che quasi distrusse la sua civiltà. Rourke inoltre incarna l'avidità coloniale, considera infatti gli Atlantidei dei selvaggi e si sente legittimo a depredare la loro cultura per profitto. Milo invece rappresenta l'antropologo idealista, che a differenza del classico white savior non si considera superiore, non viene proclamato eroe o scelto da una profezia e soprattutto non ha la tendenza di plasmare gli Atlantidei a sua immagine.
Lui è guidato da una pura e semplice curiosità e desiderio di comprensione. Quando si rende conto di aver portato un pericolo al popolo atlantideo, infatti, si assume la sua piena responsabilità e si mobilita attivamente per correre ai ripari. Kida, inoltre, non è la classica principessa Disney, è una leader forte e autonoma. Non delega a Milo la salvezza del suo regno, ma collabora con lui per ricostruire la propria civiltà. Questa dinamica che si viene a creare è quindi essenziale per attenuare le accuse di white savior che spesso colpiscono opere simili. Atlantis, però, parla anche di famiglia trovata. L'equipaggio, infatti, inizialmente appare come una banda di mercenari egoisti, ma dalla seconda metà del film si cambia rotta e diventa un gruppo man mano sempre più unito dall'esperienza e dai valori condivisi. Inoltre il film si interroga su progresso e distruzione. Ambientato alle porte della Prima Guerra Mondiale, infatti, ci mostra sottomarini, torpedini, macchine volanti, il tutto per riflettere una tecnologia ambivalente. In un certo senso potremmo anche dire che mentre Nadia esplora identità, colpa ed esistenzialismo, Atlantis è invece un po' più terra-terra, diciamo. È un'avventura di intrattenimento con spunti critici su colonialismo e capitalismo, ma la civiltà di Atlantide non è un pretesto per domandarsi chi siamo, è il semplice sfondo per una storia di intrattenimento e redenzione. Ora, dopo aver analizzato le prove, esplorato le radici verniane, sviscerato archetipi e retroscena produttivi e soprattutto aver messo a fuoco i messaggi e le filosofie che si nascondono dietro queste due avventure, dire che Atlantis ha copiato Nadia è una semplificazione che a mio avviso non rende giustizia alla complessità di entrambe le opere. Le somiglianze ci sono, è vero, ma nascono da una stessa culla di ispirazioni. Dai romanzi di Jules Verne alle avventure animate di Miyazaki, passando per archetipi ricorrenti come il ciondolo magico o le antiche civiltà. Nadia, con le sue riflessioni sull'identità, il colonialismo e la moralità, apre una visione pessimista e filosofica figlia del Verne più disilluso. Atlantis invece nasce come un vero e proprio tributo all'avventura pulp e rimane, nonostante i temi maturi, uno spettacolo di intrattenimento visivo che critica avidità e imperialismo, ma che non affonda nella psiche dei personaggi con la stessa intensità. Se c'è un filo comune è quello della creatività condivisa, ovvero più opere che attingono allo stesso bagaglio culturale e finiscono per somigliarsi senza copiarsi. La lezione da trarre da tutto ciò è forse un invito alla curiosità, ovvero guardatele le opere, esploratele nel loro contesto e soprattutto non fermatevi a qualche frame affiancato che trovate su internet, solo così potrete capire come due storie nate dallo stesso mito possano prendere strade narrative così diverse. Beh, per oggi è tutto, gente. Grazie per avermi seguito in questo viaggio alla riscoperta di due splendidi capolavori e se il video vi è piaciuto vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un piccolo commento per spingere l'algoritmo e di condividere con i vostri amici. Noi invece ci vediamo al prossimo video nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!